Ciao a tutte, ben ritrovate sul mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Io sono Tiziana e oggi, a grande richiesta, propongo un progetto che non è assolutamente mio, ma di un famoso stilista. Guardate, finalmente sono riuscita a riprodurla, quindi ho accontentato molte di voi che appunto me lo richiedevano da tanto tempo. Non vi preoccupate se sembra complicata, perché non lo è assolutamente. Infatti nella spiegazione vedrete che si può fare più grande, più piccola, insomma vi ho dato tutti i dettagli per poterla rifare a vostro piacimento. Ma prima di vedere tutto quello che ci serve per questo progetto, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Diamo un'occhiata velocemente a quello che ci servirà per il progetto di oggi. Io utilizzerò il cordino Inda, esattamente come tonalità la numero 5 e la 34, che rispecchiano appunto il modello originale. Le rocche sono da 500 grammi e trovate un kit a vostra disposizione con lo sconto del 30% nelle date indicate, e potete scegliere anche altre combinazioni oltre quella che vi propongo oggi. Quindi 2 rocche di Inda, questa bellissima coppia di manici, guardate che meraviglia, diametro 15, e secondo me andiamo ad impreziosire il nostro lavoro. Poi una tracolla da circa 1 metro, una calamita e 2 moschettoni. Per quanto riguarda l'uncinetto, io utilizzerò il numero 4, quindi a questo punto possiamo iniziare col progetto di oggi. Adesso vi spiego come realizzare il motivo caratteristico di questa bellissima borsa. Allora, intanto io vi faccio vedere un campione, perché alla fine il motivo è sempre lo stesso e quindi viene ripetuto. E viene realizzato su 18 maglie, quindi voi dovete sviluppare il vostro lavoro 18 punti più 2. Nel mio caso io ho realizzato, guardate, io già l'ho creato, poi ve lo faccio magari vedere bene. Comunque io ho realizzato 7 decori, quindi ho fatto 18 per 7 più 2 catenelle. Adesso intanto, anche per essere più facile e anche si vede anche meglio, qui faremo 2 decori, almeno con questo colore. Poi ci sarà l'altro colore col quale faremo invece un solo decoro e i laterali. Comunque, fatte queste due, quindi io ne ho fatti 2, 18 e 18, quindi sono 36 più 2 catenelle, quindi le ho fatte tutte. Poi ho fatto 2 giri di punto basso, quindi dopo che ho realizzato le mie catenelle sono tornata indietro con un primo giro di punto basso e un secondo. Fatto questo, quindi io qui ho terminato, faccio una catenella, volto il lavoro e vado a creare le prime 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. Faccio 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, vado a contare 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulla settima vado a creare un gruppo di 7 maglie alte separate da una catenella, quindi ho fatto la prima e faccio una catenella, seconda maglia alta, una catenella, terza catenella, quarta e catenella, quinta, la catenella mi raccomando, sesta, la catenella e infine l'ultima maglia alta, sempre nello stesso punto. Vedete, facciamo nuovamente 2 catenelle, che poi vedrete che si fanno per ogni tipo di lavoro che facciamo, sempre saranno quelle che ci separeranno i motivi. Quindi ho fatto le mie 2 catenelle, contiamo un'altra volta 6 punti bassi, mi raccomando, con questo tipo di lavorazione vi può sfuggire un punto, quindi controlliamo e prendiamo anche questo punto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sul settimo facciamo 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle e nuovamente andiamo a ripetere questo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sul settimo,
andiamo a creare le nostre 7 maglie alte separate da una catenella. Quindi lo facciamo e vi faccio vedere come completare il giro. Fatto il mio gruppo di 7 maglie alte separate da una catenella, faccio un'altra volta 2 catenelle, conto nuovamente 6 punti, 1 2 3 4 5 6. Sul settimo ho finito il giro e vado a fare le 3 maglie basse esattamente come ho fatto all'inizio. Qui ne ho fatte 3. Adesso facciamo una catenella, voltiamo il lavoro. Da adesso in poi, quindi soltanto per questo primo giro, quando si inizia, saranno 3. Adesso ne facciamo 2, quindi 2 maglie basse, sempre 2 catenelle, e adesso guardate, qui al centro dove c'è la catenella, qui andiamo a fare dei punti puff e saranno in totale 6. Prendo il filo, entro quindi al centro tra le 2 maglie alte dove ho creato la catenella e faccio il mio punto puff, e quindi entro, estraggo il filo, allungo la prima volta, entro, estraggo e allungo per la seconda volta, entro, estraggo per la terza volta, poi prendo il filo, chiudo tutto tranne l'ultima maglia, in questo modo, riprendo il filo e chiudo, ed ecco il nostro primo punto puff. Faccio una catenella e ripeto un altro punto puff qui dove c'è l'altro spazio, quindi entro, allungo, entro, allungo e rientro per la terza volta. Chiudo tutte le maglie tranne l'ultima, che poi chiudo a parte, e faccio una catenella e ho fatto il mio secondo punto puff. Vi faccio vedere ancora una volta come si esegue. Quindi entro, prendo il filo e allungo la prima, entro il filo per la seconda volta e allungo, riprendo il filo, estraggo e allungo, chiudo tutto tranne l'ultima, riprendo il filo, chiudo le ultime 2 e faccio una catenella. Ripeto questo per altre 3 volte, quindi qui, qui e qui. Li completiamo e vi faccio vedere come proseguire. Ho finito i miei 6 punti puff, faccio 2 catenelle e adesso qui che cosa abbiamo? Le 5 maglie alte, le 5 maglie basse, e adesso invece se ne fanno 3, quindi non sulla prima, si inizia sulla seconda e si fanno le 3 maglie, 1 2 e 3. Vedete? Nuovamente 2 catenelle e ripetiamo i 6 punti puff, quindi vedete qui entro, estraggo e allungo, rientro la seconda volta, rientro la terza, chiudo tutto tranne l'ultima, prendo il filo e chiudo le ultime 2 e faccio una catenella, e lo faccio per altre 5 volte. Finiamo e vi faccio vedere come terminare il giro e poi iniziare l'altro. E ho rifatto esattamente quello che ho fatto qui. Allora, volevo anche farvi notare che noi adesso finiamo come abbiamo iniziato, con 2 maglie basse e 2 maglie basse, e qui invece al centro nel giro precedente ce n'erano 5 e qui ce ne sono 3. Se avessimo avuto un altro decoro, tra l'uno e l'altro, tranne diciamo l'inizio e la fine, erano sempre 5 e in questo secondo giro 3, quindi volevo specificare questa cosa. Finito questo decoro, cosa faccio? 2 catenelle e vado a fare le ultime 2 maglie basse, quindi non più 3 ma 2, la prima e la seconda. In questo modo praticamente il nostro decoro è finito. Adesso, come l'inizio, andremo a fare un primo giro di punti bassi e un secondo prima di cambiare colore, ma vi faccio vedere perché dobbiamo ritornare ad avere lo stesso numero di maglie iniziali. Quindi
faccio una catenella, volto il lavoro e adesso sui primi due punti faccio due punti bassi. Qui dove ci sono le 2 catenelle faccio 2 maglie basse, sul punto puff una maglia bassa, dove c'è la catenella ne faccio un'altra, nuovamente sul punto puff, al centro, sul punto puff, al centro, nuovamente sul punto puff, al centro, punto puff, al centro, aspettate, prendo un po' di filo, e poi l'ultimo punto puff. Vedete? Qui abbiamo le 2 catenelle, facciamo 2 maglie basse. Qui ci sono 3 maglie basse e le ripetiamo, quindi ci lavoriamo sopra. Qui abbiamo le 2 catenelle, facciamo 2 maglie basse e di nuovo sul punto puff un punto basso, qui al centro un altro punto basso, sul punto puff ed eccetera eccetera. Quindi arriviamo qui, 2 punti bassi e poi una volta che siamo arrivati qua dobbiamo fare il giro di ritorno che vi faccio comunque vedere perché sarà sempre a punto basso. Abbiamo terminato il penultimo giro prima di terminare il decoro e siamo nuovamente con 37 maglie perché se vi ricordate sono 2 motivi, quindi 18 più 2 catenelle erano 38, ma siccome quando si fa il primo giro di ritorno si inizia sulla seconda erano 37 maglie e adesso sono nuovamente 37. Facciamo l'ultimo giro prima di cambiare colore e questo sarà un giro di ritorno a punto basso, esattamente come abbiamo fatto all'inizio, 2 giri di punto basso e poi su 2 giri abbiamo sviluppato il motivo. Ho fatto una catenella, volto il lavoro e adesso non facciamo altro che punto su punto fare il ritorno di maglie basse in questo modo. E con questo secondo giro abbiamo completato. Adesso arriviamo fino a qui e vi faccio vedere il cambio colore e come creare il motivo stavolta al centro tra questi due. Sono quasi alla fine, devo fare l'ultimo punto, quindi l'ultimo punto basso, che io anziché chiudere con questo filo, io ovviamente ho tagliato il filo perché viene più comodo lavorarlo, ho fatto un cappio al secondo colore, quindi chiudo questo punto basso col nuovo colore, faccio una catenella, volto il lavoro e adesso ricominciamo con altre 2 file di punti bassi, esattamente come abbiamo iniziato. Quindi in sostanza questo decoro centrale è sempre preceduto da 2 giri di punto basso all'inizio e 2 alla fine, quindi stiamo cominciando il nuovo colore e quindi eseguiamo nuovamente 2 file di punto basso, ma stavolta con il nuovo colore, in questo modo. Vedrete che è davvero poi molto facile perché è sempre, si ripete sempre la stessa cosa. Quindi adesso cosa facciamo? Sia il primo che il secondo ci rivediamo qui e vi faccio vedere come iniziare il decoro, stavolta realizzato al centro. Ultimati i miei 2 giri a punto basso, adesso noi qui praticamente andiamo a creare proprio all'angolo, adesso vi faccio vedere, mezzo di questo decoro, ovvero vi ricordate che qui abbiamo fatto 7 maglie alte separate da una catenella, qua ne andranno soltanto 4, sia qui che alla fine, ma ve lo mostro. Quindi cosa si fanno? 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e la prima catenella di separazione, quindi 1, 2, 3 e 4, volto il lavoro, quindi la prima maglia alta e la catenella l'abbiamo eseguita, facciamo la seconda,
sempre una catenella, facciamo la terza catenella e la quarta maglia alta, e qui poi andremo a lavorare i nostri punti puff nel giro successivo. 2 catenelle, e adesso conto sempre 6 maglie, 1 2 3 4 5 6, e sulla settima vado a creare le mie 5 maglie basse, 3 4 e 5. Nuovamente 2 catenelle, prendo il filo, conto al solito 1 2 3 4 5 6, sul settimo vado a creare il mio gruppo di 7 maglie alte separate da una catenella. Vedete, le facciamo tutte e vi faccio vedere come proseguire. Vedete, questo poi sarà sviluppato con questi punti, quindi verrà il decoro al centro. Finiti questi 7 punti, facciamo 2 catenelle, contiamo 1 2 3 4 5 6, sul settimo andiamo a creare le nostre 5 maglie basse. Come vedete si ripete sempre lo stesso lavoro più o meno. Fatte queste 5, sempre le 2 catenelle di separazione, vedete, ci sono dappertutto. Prendiamo il filo, contiamo 6 e sul settimo facciamo quello che abbiamo fatto qui. Quindi 1 2 3 4 5 6, andiamo a creare le nostre 4 maglie alte separate da una catenella. Ed ecco qui. Vedete? E adesso catenella, voltiamo il lavoro e subito cosa facciamo? Il nostro primo punto puff qui al centro, quindi entro, allungo la prima, la seconda e la terza. Chiudo tutto tranne l'ultima, che chiudo a parte, e faccio una catenella. Nuovamente un punto puff qui, entrando 3 volte, chiudo tutto tranne l'ultima e la catenella. E l'ultimo punto, quindi entro la prima, entro la seconda, entro la terza, chiudo tutto tranne l'ultima che chiudo a parte, e ho completato, vedete, è metà del nostro decoro. Sempre 2 catenelle, e adesso qui dobbiamo fare, vedete ci sono 5 scusate, 5 punti bassi, ne devo fare 3, quindi parto dal secondo e faccio 1 2 e 3. Nuovamente 2 catenelle, prendo il filo e qui abbiamo il decoro grande, quindi andiamo a creare i nostri 6 punti puff, sempre con 3 gettate e con una catenella di separazione. Vedete? Quindi arrivo a questo punto e vi faccio vedere ancora una volta come completare con i 2 giri di punto basso. Ho quasi finito il decoro perché adesso manca il ritorno di punto basso, dove facciamo diventare un'altra volta 37 i nostri punti bassi di partenza, e poi l'ultimo, per poi cambiare nuovamente il colore. Vi faccio vedere. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro, partiamo con un primo punto puff, punto basso sul primo punto puff, 1 al centro, punto basso, 1 sopra il punto puff, 1 al centro, qui sul punto puff, e qui dove ci sono le 2 catenelle facciamo 2 maglie basse, e qui le 3 sopra le 3 maglie basse del giro precedente. Qui sempre 2 maglie basse,
E qui procediamo, quindi una sul punto puff, nello spazio eccetera, qui 2, qui 3, qui 2, è la stessa cosa che abbiamo fatto qui, e si fa anche il giro di ritorno, e ci rivediamo e vi faccio vedere poi tutto il pannello completato per farvi vedere quanti decori ho fatto e anche dei piccoli diciamo consigli per evitare di creare errori. Vi faccio vedere il pannello completo, quindi con i colori originali. Io infatti vi ho fatto vedere questo piccolo campione perché il nero non si sarebbe visto bene. Quindi, come avete visto, anche se questo è più piccolo, alla fine si ripete sempre lo stesso decoro. Quindi qui io per fare il nostro pannello, che misura in lunghezza 70 e in larghezza 45, io ho creato multipli 18 ripetuto 7 volte più 2, quindi in totale, se non faccio errori, sono 127 maglie catenelle. Vedete, io ho sviluppato 7 decori: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Colore chiaro, quindi il primo giro come quello fucsia, dove abbiamo iniziato con 2 giri di punto basso, poi qui abbiamo fatto 3 punti, perché solo il primo giro e 3 punti, poi sono sempre 2, quindi 3 punti bassi, 2 catenelle, il gruppo di 7 maglie separate da una catenella. Qui su questo giro ci sono 5 maglie basse, le 2 catenelle di separazione, un altro gruppo, eccetera eccetera, per finire nello stesso modo come abbiamo iniziato. Giro di ritorno, 2 punti bassi, i punti puff, qui sono diventate 3 maglie, punti puff eccetera. Con l'altro colore abbiamo iniziato con la metà del decoro, perché qui ve lo faccio vedere ancora meglio. Vedete, 3 più 3 fa 6, quindi praticamente qui nella seconda riga il decoro viene realizzato a metà, come in questo qui colore nero. Vedete, qui ci sono i 3 punti puff e qui il decoro, quindi è lo stesso procedimento, però in modo sfalsato. Io questo pannello l'ho praticamente completato e ho anche creato solo da questa parte, non dove ci sono le ondine, ma da questa parte, io ho creato un giro di punto basso, quindi uno sotto ogni riga. A questo punto io adesso preparerò questo pannello perché devo ripiegare in due e vi devo far vedere come creare la cucitura da questa parte e questa parte, e poi andremo a inserire il manico. Ecco questo bellissimo pannello pronto per la cucitura. Io ho rivoltato la borsa al contrario, perché le cuciture le facciamo al contrario e poi si rivolta il lavoro. Ricapitolando, io ho creato un motivo, ho ripetuto 18 catenelle per 7 più 2, quindi ho creato 7 motivi e ho creato 11 strisce, quindi partendo da qua in questo modo. Il pannello è lungo 70 x 45, quindi messe in questa posizione abbiamo 35 di altezza e 45 di larghezza. Allora, adesso cosa facciamo? Sempre col colore dorato dobbiamo quindi cucire questa parte. Allora, intanto mi aggancio, qui siamo dalla parte dell'interno, così poi il filo lo nascondiamo. Allora, io che cosa vado a fare? Vado a prendere tutte le asole, tutte e 4, e faccio passare il mio filato. Torno indietro da questa parte, prendo, vedete, tutte e 4 le asole e avvio questa cucitura. E tiriamo per bene. Vedete? E lo faccio per tutto il lato. In questo modo, quindi dal rovescio tutte e 4 le asole le prendiamo e facciamo passare il nostro filato. Vedete?
e arriviamo fino a qui. Facciamo la stessa cosa da questa parte e ci vediamo a cuciture completate. Ho terminato le cuciture, ma ho anche fatto un altro passaggio che adesso vi mostro. In questo momento abbiamo la borsa rigirata al contrario, quindi dall'interno. Vi faccio vedere perché ho cucito la punta all'interno, adesso comunque ve la mostro, per creare una sorta di base. Allora, un attimino, così ve la faccio vedere quello che ho fatto e così ve lo mostro anche proprio tecnicamente come va fatta. Allora, questo lato, vedete, non solo ho cucito, ma ho creato, togliendo la punta, la forma della nostra base che non abbiamo ma che ho ricreato. Adesso la rimetto un'altra volta al contrario, così, perché si deve fare sempre cucendo alla rovescia. Sembra complicato, ma veramente gli diamo un tocco in più a questa splendida borsa. Allora, noi ci troviamo in questa situazione, abbiamo creato quindi tutta la cucitura, abbiamo preso tutte e quattro le asole, eccetera, eccetera. Adesso noi che cosa facciamo? Vedete qui questa è la punta ed è un decoro. Io cosa faccio? Mi metto così, quindi vedete ci troviamo in questo modo, noi cerchiamo di appiattire, vedete, sempre con ago, tirafettuccia e il filo dorato. Noi che cosa andiamo? Considerate che questa è la parte interna. Io vado a cucire per così, quindi entro, sbuco dall'altra parte e vado a cercare i miei punti, tiro per bene e mi vado a cucire quindi tutta questa parte. Vedete che si forma questo triangolo che poi noi andiamo ulteriormente a cucire. Vedete? Io sbuco da qui in questo modo. Poi, dopo che io ho terminato, quindi sono arrivata fino a qui, io questa parte, io me la sistemo in questo modo, vedete? Aspettate che cerco di farvelo vedere bene. Io una volta che ho, scusate, devo farlo al contrario, una volta che ho terminato la cucitura, io l'appoggio in questo modo e con dei piccoli punti io prendo qui e mi vado a cucire la punta, altrimenti poi darebbe fastidio nel momento in cui utilizziamo la borsa. Quindi oltre a fare quella parte, io dopo che ho cucito qui mi vado ad appiattire proprio sulla base, vedete, e vado a dare questi piccoli punti. È la stessa cosa che ho fatto qui, vedete la punta, prima ho cucito qui e poi vedete che così è uguale, la punta la vado, questa qui l'ho cucita e la stessa cosa devo fare qui, quindi con dei piccoli punti me la vado a sistemare per creare appunto la nostra base. Quindi facciamo questo passaggio e poi ci rivediamo per vedere invece come cucire i manici. I laterali sono completati, ho dato, vedete, la forma più rettangolare come se fosse la base e ho già cucito il primo manico, vedete? Io con dei piccoli punti, magari ci saranno altri metodi, ma non volevo rovinare proprio la bellezza del manico, così è bello agganciato fitto. Adesso vi faccio vedere come ho eseguito questa cucitura. Quindi io mi sono presa il centro perché questa striscia nera è il mio centro, vedete che qui ho cucito in questo modo. Adesso io cosa faccio? Entro, allora intanto faccio in questo modo, entro il filo la prima volta, poi esco da quest'altra parte, vado a cercarmi il punto, in questo modo, vedete,
risbuco, ci passo la seconda volta, sempre qui, vedete? Tiro per bene, man mano mi sistemo il manico, tiro per bene e ripasso per la seconda volta e tiro. Aspettate che devo tirare per bene questa parte dove c'è qui, quindi io, perfetto, ora ci siamo. E il primo è fatto, poi passo da qui, sempre dal retro, quindi mi cerco uno spazio, vedete, tiro per bene, poi mi trovo lo spazio per entrare la prima ed anche la seconda. In qualche modo troverò lo spazio. Ecco qua. E ci ripasso la seconda volta e tiro per bene. Poi mi sposto fino a qui che è l'ultimo punto e la nostra borsa praticamente è completa, manca solo la calamita e ovviamente poi ognuno la può anche foderare, per cui ci vediamo non appena questa borsa è terminata. Guardate che meraviglia! Io sono veramente molto soddisfatta, vedete con quella lavorazione che vi ho fatto vedere gli abbiamo dato anche una base senza averla, quindi tutta lavorazione uncinetto. Io la tracolla l'ho inserita, l'ho messa all'interno perché personalmente mi piace di più portarla in questo modo, ma comunque ve la ritrovate nel kit, quindi poi ognuno va a personalizzare il progetto. Vi ricordo appunto che per realizzare questa borsa troverete un kit a vostra disposizione con tutto l'occorrente su gomitoli.com, sconto 30%, mi raccomando dura solo una settimana e la possibilità di scegliere anche altre tonalità oltre quella che vi ho mostrato, quindi c'è solamente l'imbarazzo della scelta. Come misure quindi abbiamo raggiunto 45 di larghezza, 35 in altezza e circa 12 cm di profondità, quindi veramente una bella borsa molto capiente. Invece per quanto riguarda il cordino, avevamo 2 rocche a disposizione, questa è quella che mi è rimasta, ho utilizzato 350 del dorato e 250 del colore nero, quindi in totale circa 600 grammi. Comunque vi basterà abbondantemente anche per creare eventualmente una tracolla anche all'uncinetto o un piccolo accessorio che penso di fare comunque in qualche altro tutorial da abbinare a questa borsa. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.